Bene ragazzi, bentornati nel mio lab. Nel video di oggi andremo a sostituire la trasmissione delle nostre mountain bike. Andremo quindi a mettere mano sul pacco pignoni e sulla guarnitura, oppure sul vostro monocorona se avete una corona sola collegata alla vostra mountain bike. Vediamo subito quali strumenti servono e cosa bisogna fare per fare queste semplici operazioni. Ed eccoci davanti alla nostra trasmissione. La trasmissione che è composta essenzialmente da tre componenti. Una guarnitura, che è la parte dove ci sono le corone e i pedali, e il pacco pignoni. Eccolo qui, pacco pignoni che ovviamente nel mio caso è nuovo, ma questo è quello vecchio che avevo prima di fare la sostituzione. Vedete, un pacco pignoni palesemente usurato, quindi i denti non avevano più la loro forma originale. Questo faceva sì che la catena scappasse, soprattutto quando era in tensione. Prima operazione che si va a fare quando si lavora sulla trasmissione è quella di rimuovere la catena. In questo caso vi faccio vedere un metodo parallelo a quello standard. Quello standard vorrebbe l'utilizzo di una pinza per aprire la catena. Questa è una catena con falsa maglia, che per aprirla appunto è richiesta una pinza apposita, come questa. In questo caso vi faccio vedere un metodo che può essere utilizzato in casi di emergenza. Quindi ad esempio siete in campagna senza attrezzi, avete bisogno di aprire la falsa maglia, e adesso vi faccio vedere come fare. Sarà sufficiente mettere la catena sulla corona più grande, in questo modo inserendo la falsa maglia. E poi adesso io ho un cacciavite a disposizione, ma voi potete usare anche quello del multi-kit, che è il multi-tool che avete sempre presso sicuramente, dando un colpetto sulla maglia e facendolo uscire dalla falsa maglia, quindi aprendo la falsa maglia, proprio come faccio in questo momento. Ovviamente il metodo appena visto va bene se avete una catena con falsa maglia, ma se avete una catena sigillata, come ad esempio quelle originali, avrete bisogno di un estrattore, quindi useremo uno smaglia catena, che è questo qui. Ecco qui, operazione semplicissima, basterà posizionare la catena nella sede di alloggiamento e avvitare questo piccolo pistoncino, andrà a premere nella maglia della catena facendo uscire il ferretto che terrà unite le maglie. Ovviamente per richiudere questa catena sarà necessario avere una falsa maglia, quindi ricordatevi sempre di portarvi appresso una falsa maglia, altrimenti una volta che la catena viene aperta sarà praticamente impossibile richiuderla. Ecco qui le due maglie, il pernettino che tiene ferme le maglie e la nostra catena risulta aperta. Quindi ricordatevi, per chiudere una catena che è stata aperta con lo smaglia catena sarà necessario avere una falsa maglia. Rimossa la catena, adesso andiamo a togliere la guarnitura. La prima operazione da fare è quella di rimuovere la brugola che vedete lì al centro. La brugola servirà semplicemente per tenere il pedale fissato sul movimento centrale. Io ho un movimento centrale a perno quadro e quindi avrò bisogno di questo specifico estrattore. Voi fate attenzione al movimento centrale che avete, in base a quello avete un estrattore che è come questo o diverso, ma il meccanismo, il metodo per rimuovere il monocorona o per rimuovere la guarnitura è sempre lo stesso, quindi fissare l'estrattore sulla corona, anzi sul pedale, ed eseguire l'operazione come sto facendo io in questo momento. Questa barretta filettata non è altro che un perno che poi una volta stretto andrà a fare pressione sul movimento centrale sfilando il pedale e la guarnitura dal movimento centrale stesso. Rimosse le corone, passiamo al pacco pignoni. Io ho la possibilità di lavorare su una morsa, quindi di mettere la ruota in verticale, come in questo caso. Se voi non avete questa possibilità, ricordatevi sempre di togliere il disco del freno, per evitare di danneggiarlo quando andrete a lavorare. Per rimuovere il pacco pignone è sufficiente avere un estrattore, niente di particolare, un estrattore e una chiave a frusta. L'estrattore andrà inserito nella parte centrale del pacco pignone, la chiave a frusta nella corona più grande, nel pignone più grande. In questo caso la chiave a frusta terrà fermo il pacco pignoni mentre voi sviterete in senso antiorario la ghiera di fermo del vostro pacco pignoni. Svitatelo con attenzione e rimuovete le primi due o tre pignoncini che avrete nel vostro pacco. Nel mio caso sono semplicemente due. Toglieteli in ordine e poggiateli in ordine in modo da non invertirli. Sfilate il pacco pignoni, eccolo qui. Adesso potrete pulirlo se avrete necessità di pulirlo o di sostituirlo. Per rimontarlo dovrete prendere la sede di alloggiamento del pacco pignoni e andare a cercare l'attacca più piccola, è tutta dentellata la sede di alloggiamento. L'attacca più piccola che ritroverete anche sul pacco pignoni. Inseritelo, poi inserite i 2 o 3 pignoncini che avete, quelli liberi, e rifissate tutto con la ghiera, come abbiamo fatto prima. In questo caso non avrete bisogno della chiave a frusta, ma sarà sufficiente avvitare la ghiera
per sigillare, insomma la ghiera finale. Adesso vi faccio vedere come rimontare la catena che abbiamo aperto prima, quindi ricordatevi quella con falsa maglia. Tutte le catene una volta aperte hanno bisogno di una falsa maglia per essere richiuse. Anche in questo caso potrete usare la pinza per falsa maglia o utilizzare questo metodo. Fate attenzione perché la catena è sempre in tensione in questo caso e quindi potrebbe scapparvi via. Riagganciate la falsa maglia, portate la falsa maglia fuori dalla corona, quindi nella parte tra la corona e il pacco pignoni. Trovate la falsa maglia e tendetela con le mani finché non sentite un clac tipico del bloccaggio di una maglia, di una falsa maglia come in questo caso. Bene ragazzi, il video di oggi è finito. Se quello che hai visto ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace qui sotto, iscriverti al mio canale e attivare la campanella in modo da stare sempre aggiornato su tutte le mie pubblicazioni. Continua a seguirmi perché continueremo a fare manutenzione sulle nostre mountain bike. Per adesso, buon proseguimento.